Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un confronto veloce tra il sensore al polso dell'orologio Oukitel VT50 e la fascia cardio HRM del Garmin Forerunner 955. Ho fatto un allenamento di circa un'ora sui rulli in cantina e poi ho fatto gli screenshot delle due applicazioni che riportano i dati del cardio, quindi del cuore. Come potete vedere a sinistra ci sono i dati dell'Oukitel VT50 e invece a destra ci sono i dati del Garmin Forerunner 955 con la fascia cardio. Iniziamo subito col vedere che la frequenza media nel Oukitel è indicata come 118 battiti al minuto, mentre nel Garmin 146. Stesso discorso va, quindi molto più bassa. Stesso discorso vale per il picco massimo. Il picco massimo dell'Oukitel BT50 è stato rilevato a 157 battiti, mentre la fascia cardio del Garmin ha rilevato un picco massimo di pulsazioni pari a 181 battiti al minuto. Stiamo parlando di indicativamente 30 battiti in meno. Che cosa possiamo vedere guardando il grafico? Guardando il grafico possiamo notare subito come l'allenamento era un progressivo per 2 ripetizioni. Quindi possiamo vedere come il grafico del Garmin fa vedere esattamente questo andamento delle pulsazioni, cioè una prima parte di riscaldamento dove i battiti aumentano, poi ci sono 3-4 sprint che sono quelli di attivazione sostanzialmente, dopodiché c'è il primo progressivo, una fase di recupero e il secondo progressivo. Quindi sicuramente Garmin ha rilevato i battiti in modo corretto. Il grafico del Oukitel invece, come potete vedere, è molto frastagliato e non ha questo andamento come avrebbe dovuto essere secondo l'allenamento che è stato fatto. Quindi sicuramente non è corretto probabilmente confrontare una fascia cardio con un sensore da polso. Però questo è un primo test, ne farò degli altri, questo è un primo test che fa vedere sostanzialmente che c'è una bella differenza tra la fascia cardio e il sensore da polso, soprattutto quello dell'Oukitel BT50. Ho fatto poi anche un altro test che è questo, eccolo qua, dove sostanzialmente sono andato a confrontare i dati del sonno. Quindi ovviamente si tratta della stessa notte, chiaramente, e come potete vedere il rilevamento del sonno, anche solo della durata del sonno, nel caso dell'Oukitel, che è questo sempre a sinistra, rileva una durata del sonno di 5 ore e 27 minuti, mentre quello di Garmin rileva una durata del sonno di 4 ore e 58 minuti, quindi mezz'ora di differenza. Questo perché? Perché io mi infilo a letto e poi magari leggo. Sicuramente Oukitel ha iniziato prima a rilevare come se io stessi dormendo, mentre Garmin ha iniziato un pochettino dopo. Quale dei due è più corretto? Presumo, insomma, anzi sono abbastanza sicuro che quello corretto è quello di Garmin, perché difficilmente mi sono addormentato prima, come dice Oukitel, e Garmin ha iniziato dopo a rilevare il sonno. È più facile che io fossi a letto in una situazione abbastanza di immobilità, leggendo magari al computer o un libro, e Oukitel ha immaginato che io stessi già dormendo, mentre invece non stavo ancora dormendo, stavo semplicemente leggendo. Probabilmente Garmin tiene controllati anche i battiti e riesce a capire dalla frequenza di riposo quando effettivamente ci si addormenta oppure no. Un'altra cosa secondo me interessante da evidenziare è la suddivisione delle varie modalità di sonno. Quindi come sonno profondo entrambi indicano
indicativamente 1 ora e 5 il Garmin, 1 ora e 8 l'Oukitel, quindi qua siamo assolutamente in linea, proprio per quel motivo che dicevo prima, cioè quando dormi in modo profondo probabilmente è esattamente lì che è chiaro che stai dormendo. Mentre il sonno superficiale è quello dove c'è la maggior discrepanza e indica 3 ore e 21 minuti Garmin di sonno leggero e 4 ore e 19 minuti invece Oukitel, quindi un'ora di differenza. Perché? Perché Garmin probabilmente suddivide questo sonno superficiale tra fase REM, adesso non so bene come funzionino queste cose, però probabilmente suddivide in fase REM e sonno leggero, non lo so, perché facendo un po' i conti arriviamo a quella differenza che poi è sostanzialmente data dalla parte di stato di veglia, insomma, quindi lo sveglio, dove Garmin indica 35 minuti e Oukitel 7 minuti, che è esattamente la differenza dalla rilevazione dei due orologi. Quindi qual è la cosa che si evince da questo primissimo test, al quale ovviamente ne seguiranno degli altri? Si evince che i due orologi hanno, diciamo, un rilevamento decisamente, o meglio, la fascia cardio rispetto al sensore da polso dell'Oukitel hanno un rilevamento decisamente diverso delle pulsazioni. Immaginatevi fare un allenamento dove dovete controllare le pulsazioni, per cui non so, una ripetuta alla soglia piuttosto che altre tipologie di allenamenti. Se non avete un rilevamento preciso delle pulsazioni, chiaramente l'allenamento va un po' a farsi benedire, come si suol dire. Anche dal punto di vista del sonno le rilevazioni sono abbastanza diverse, quindi in quel caso entrambi al polso, ovviamente non dormo con la fascia cardio. Quindi primissimo test, non voglio, diciamo, anticipare, insomma, un giudizio troppo presto, ne farò degli altri, però sicuramente torniamo sempre al discorso già fatto altre volte, cioè il Garmin è sicuramente uno strumento molto più professionale per quanto riguarda, diciamo, gli atleti o comunque gli entusiasti sportivi. Oukitel è sicuramente un valido strumento per fare dei monitoraggi indicativi di tipo abbastanza approssimativo. Non lo utilizzerei assolutamente se dovessi preparare una maratona o una gara di qualsiasi sorta. Quindi primo test, diciamo, Garmin pollice in su, Oukitel pollice in giù per quanto riguarda la fascia cardio. Grazie mille ragazzi per aver visto anche questo video fino in fondo. Se vi è piaciuto, un bel pollicione in su. Se avete dubbi, domande, scriveteli qui sotto nei commenti, ai quali rispondo sempre, magari non immediatamente ma rispondo sempre. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che quando arriveremo a 500 iscritti vi ricordo che faremo il drop test dell'Oukitel BT50, quindi lo lasceremo cadere da diverse altezze. Grazie mille e alla prossima. Ciao!